AI, Artificial Intelligence, conquisteranno il mondo oppure sono solo un attrezzo, uno sistema che noi utilizziamo come esseri umani per arrivare alla versione migliore di noi stessi? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare del mio pensiero e voglio testare con voi le foto che ho fatto con i sistemi AI e parlarvi di appunto l'intelligenza artificiale. Per chi non lo sapesse ultimamente, probabilmente vivete sotto una roccia, perché se aprite Instagram o qualsiasi social, tutti hanno fatto un trend di portrait AI, quindi adesso sono usciti questi nuovi sistemi in cui l'intelligenza artificiale, nel momento in cui tu metti una ventina di tue foto, lui prende la tua faccia e i tuoi tratti e riesce a ricreare in base a vari temi delle versioni di te. E siccome a tante persone non sono abituate a farsi portrait o comunque si vergognano o non li hanno, compreso me, perché ho tantissimi tipi di foto ma non ho mai foto portrait facili così per l'immagine profilo, è una cosa interessante ed è piaciuta molto, soprattutto perché rende bellissimi e enormi. E in più un altro trend di cui vi voglio parlare dopo, che è Chat AI, che praticamente può far di tutto, sarà il nuovo sostituto di Google, non lo so, ma prima guardiamo le foto insieme. Ci sono tantissimi sistemi diversi delle foto, la maggior parte delle persone ha utilizzato un programma che praticamente va a riportarti come se fossi dei personaggi storici di una volta. Io invece ne ho utilizzato uno che ormai erano a pagamento, perché erano tutti a pagamento, si chiama Lensa, è un'app e mi è piaciuto un sacco. Adesso non so se sia ancora a piagamento, ho pagato tipo 9 euro, qualcosa del genere, ho detto vabbè, devo entrare nel trend e in realtà ne è valsa la pena perché mi sono fatto un sacco di risate. Allora, guardiamo insieme. Questa è la prima e diciamo questa è la parte superhero, qua mega Chad, naso gigantesco, ovviamente in versione Attack on Titan. Non so perché mi abbia fatto così bello e col naso così piatto e coi muscoli così. Oddio, questa è la versione di me stesso coi capelli corti. Qua io in versione Dragon, diciamo Star Wars, qua sempre io grosso. Qua io in versione anime, in realtà mi piacciono queste qua, sembra un po' Squall di Final Fantasy. Qua io in versione sempre grossa, un portrait AI. Qua io in versione Squidward Chad, bellissimo. E qua non so che cosa sia successo. Qua io idem se fossi un po' rifatto e diciamo con una percentuale di massa grassa più piccola. Ovviamente io avevo messo qua, questa è quella che ho utilizzato poi per tutto, ho messo qua io in Dominic Toretto la versione Fast and Furious, ho messo probabilmente per quello delle foto anche a petto nudo eccetera, anche se chiedeva solo foto portrait, io ne ho messe anche a torso, comunque corpo completo, per quello mi ha dato forse alcune cose così. Queste sono un po' le foto, alcune sono un po' strane, un po' così. Tra l'altro la maggior parte delle foto me le ha fatte coi capelli mezzi corti o più corti di quelli che ho adesso, perché comunque gli ho messo foto coi capelli corti. In alcune, se vedete, non si capisce neanche cosa è successo, perché sono uscite un po' male. Questa cos'è? Cos'è? Ho tre mani qui. Poi qua anche sembra un po' strano, qua boh. E però alcune in realtà sono venute tipo anche abbastanza bene, alcune sono carine, altre un po' così. Quindi in realtà ha tutto... Cos'è questa cosa? Alcune non so neanche se posso farle vedere qua su YouTube. Queste è un po' cattive, però mi piace quanto sono grosso. Quindi praticamente ti fa vedere la versione di te rifatta, bellissima, e con una jawline imperfetta e pompata, quindi con un po' di steroidi. Ecco, quindi questa è un po' la versione. Questo cos'è? Cosa è successo? Alcune sono carine, altre diciamo che non so bene neanche io cosa sia successo. Sembra una versione di Brendan Myers misto scimmia con i capelli lunghi. Altre mega giga Chad, altre un po' osè con il costumino e altre sono uscite. Però ecco, questa è un po' diciamo quello che è uscito fuori con i miei AI, quindi in realtà è stato un test approvato, mi è piaciuto abbastanza. Però finché si fanno delle cose così con AI può anche starci, anche se in realtà ho letto che c'è tutto un problema poi di copyright, perché queste comunque sono immagini sì fatte da un'intelligenza artificiale, ma l'idea o comunque il mood o comunque l'arte è presa da qualcosa che già c'è nel loro database di informazioni, quindi arriva già da qualcosa e ovviamente non c'è la firma digitale. Queste persone che le hanno fatte, questi artisti, perdono un po' i loro diritti
diritti, quindi non so, è ancora tutto un po' da regolamentare, proprio siamo in una fase, diciamo, transitoria del mondo in cui stiamo sviluppando ancora queste nuove tecnologie, non sappiamo ancora come utilizzarle al 100%, idem con le cripto, o ad esempio leggevo di questo praticamente aggeggio che sta andando virale su TikTok, tipo di, si chiama Flipper Zero, che praticamente è una specie di Watch Dogs, un cosetto così che ti permette di hackerare cose in giro per il mondo, tipo aprire porte o copiare carte di credito, cose assurde, e sono tutte cose che non sappiamo ancora cosa farne bene. E l'ultima cosa in cui volevo invece parlarvi è ChatGPT. Anche questa sta andando super virale, io l'ho resa un'app ma in realtà è praticamente un sito, chat.openai.com. Tu praticamente puoi chiedergli qualsiasi cosa, è tipo una specie di motore di ricerca, ma in realtà lui non sta cercando, lui diciamo sviluppa una risposta in base a quello che gli chiedi, ma una risposta intelligente. E quindi tu puoi chiedergli qualsiasi cosa, anche ad esempio di darmi 3 idee per un video YouTube sui profumi, ad esempio, e lui ti dà 3 idee e ti dice anche proprio che cosa fare, cioè è una cosa abbastanza intelligente, cioè funziona benissimo. E io ho provato anche a chiedere qualsiasi cosa a livello un po' più difficile, quindi anche domande più complesse o comunque domande un po' più particolari, e non va a rispondere come uno si aspetta, ma va proprio a rispondere con domande intelligenti, tipo lui dice qual è il miglior designer di moda, e lui non è che ti dice il migliore è questo perché va a cercarlo su Google, no, ti dice il miglior designer di moda in realtà è una cosa che non esiste, perché in base alla cultura eccetera così possono essere definiti, diciamo migliore è una cosa soggettiva, però in questo momento storico vengono molto apprezzati tale perché, ed è una cosa assurda se ci pensate. Ecco, 3 profumi economici di qualità, i miei preferiti, come scegliere un profumo perfetto per te, e top 10 profumi per l'inverno. Beh, potrei usare queste idee. E quindi qua invece arriva la seconda parte di AI, che non è solo quella diciamo delle immagini o comunque di arredamento o comunque di realtà aumentata per un qualcosa di intrattenimento, ma qua invece diventa anche qualcosa di utile. Ho visto gente che con la lettura di sottotitoli e mettendo un copione che gli fa questo chat GPT fanno proprio un video YouTube con le immagini stock, senza neanche doverci mettere la faccia, senza neanche dover parlare, senza neanche dover riprendere niente. Quindi è veramente qualcosa di incredibile se ci pensate. Penso che sostituiranno l'essere umano? No, penso che sono esattamente la tecnologia come la vediamo noi oggi, quindi non è qualcosa che può sostituire l'essere umano, perché l'essere umano è molto complesso dal punto di vista empatico, emotivo, ha tutto un punto di vista creativo. Non è l'essere umano, diciamo, non ha una mente solo logica come quella di un computer che funziona con data e informazioni che gli dai, quindi informazioni e riciclaggio in continuazione delle stesse cose, ma va anche a interpretare e ad assorbire le informazioni che abbiamo attorno in modo soggettivo. Quindi non è più una cosa oggettiva, ma è un modo soggettivo, e dal modo soggettivo ci può essere un'opinione più mediocre e un'opinione invece geniale, cosa che la macchina invece è magari sempre un 7 su 7, ma non ha l'1 e non ha il 10. Quindi può essere molto utile al giorno d'oggi per come, diciamo, un computer non può sostituire un essere umano, però può sostituire delle cose che noi facciamo ricorrenti, delle cose ripetitive, farle anche meglio di noi, però sempre come un attrezzo, un tool che noi utilizziamo per migliorare la nostra vita. Io non ho assolutamente paura né delle AI né di questo, anzi, se riescono a risolvere dei problemi, a toglierci dei lavori da noi, nostri, meglio così. Ci lamentiamo sempre che lavoriamo troppo, almeno che l'essere umano e nella società impari a togliersi quelle cose, diciamo, più banali e si dedichi a qualcosa di più fondamentale, qualcosa di più creativo, qualcosa di più umano. È qualcosa che se in futuro riusciamo a farlo, come già oggi la maggior parte delle persone non devono più dedicarsi alla propria sopravvivenza come tempo fa, ma possono dedicarsi ad altro, e quindi si sta sviluppando questa tecnologia, questa innovazione in modo assurdo, in futuro magari ancora di più. Quindi tante cose saranno automatizzate, tante cose saranno facilitate, e quindi noi potremo concentrarci a evoluzioni di consapevolezza ancora maggiori, portando la specie dell'essere umano a livelli mai visti.
Ad esempio, ho visto un video di Marques Brownlee l'altro giorno in cui faceva vedere, lui è lo youtuber tech praticamente con più iscritti in assoluto, diciamo un po' il flagship, e faceva vedere un video della nuova beta di Tesla che guida in autonomia, quindi stava provando proprio a fare un test su strada normale a Los Angeles, dove abita lui o comunque non mi ricordo dove, in cui provava proprio a guidare questa macchina. E lui ha detto che sì, lo fa, però è come cioè al momento lo fa, però non ti sta togliendo il peso di quella cosa lì, perché per tutto il tragitto sei sempre in ansia, devi guardare il volante e devi stare attento che non succeda qualcosa, come quando insegni qualcuno a guidare e quindi devi sempre stare col freno, con il piede sul freno, comunque le mani sul volante, in attesa che magari devi entrare tu, come lui è successo che ha dovuto rientrare a guidare lui per 2 o 3 volte, per parti in cui il computer non sapeva riconoscere la situazione, siccome era troppo fuori dagli schemi. Stessa cosa, secondo me, siamo in questa situazione con tutto ciò che riguarda AI, tecnologia, cripto, eccetera. Quindi è un momento in cui è come se fosse un bambino che dobbiamo far crescere e dopo diventerà un aiutante, ma non rimpiazzerà mai il soggetto, sarà sempre l'oggetto. Quindi ecco qua ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo è quello che penso io dell'intelligenza artificiale. Se avete qualsiasi domanda o comunque se volete lasciarmi la vostra opinione, scrivetemela nei commenti, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!